Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo cappellino. Noterete che il fiocco è al contrario, ma vi farò vedere sulla testa della bambina che risulta molto carino perché sembra il fiocco della coda. Nel video vi illustro come realizzarlo per un bambino o per un adulto, quindi troverete tutti i passaggi. Naturalmente potete anche non mettere questo fiocco e se state realizzando questo cappellino per un bambino, perché dalla tessitura può essere fatto anche per un bambino tranquillamente, potete continuare con le riduzioni fino a chiudere il buco. Il fiocchetto, se così non vi piace, potete metterlo anche qui sul bordo o potete anche non metterlo affatto. Andiamo subito al tutorial. Come al solito vi faccio vedere la tabella che utilizzo come riferimento per fare i cappellini. Secondo me è quella che si rifà di più alla realtà perché ho avuto la possibilità di misurare vari cappellini e secondo me tra tutte questa è quella più veritiera. Qui troviamo l'età, qui troviamo la circonferenza della testa e qui l'altezza del cappellino. Ora per la circonferenza la colonna di sinistra la vado ad utilizzare per le femminucce, mentre quella di destra per i maschietti. Nel mio caso vado a realizzare un cappellino per una bambina di 4-5 anni, quindi la misura della circonferenza dovrà girarsi tra 48 e 52 cm. Negli adulti la circonferenza dovrà essere tra 53 e 56 cm. Se avete possibilità di misurarlo è meglio. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Per quanto riguarda gli adulti, vado ad avviare 15 o più catenelle in base a quanto vi piace spesso. Per quanto riguarda i bambini, vado ad avviare 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora salto il primo punto, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e questa volta vado a lavorare in costa. Se guardate bene il punto è composto da due fili. Vado a entrare qui, in quello verso l'alto e faccio una maglia bassa. Entro in costa e faccio una maglia bassa. Proseguo facendo una maglia bassa in ogni punto per un totale di 8 maglie basse. Questo sarà il bordino del cappello. Ora lo andiamo a misurare, vi faccio vedere di quanti centimetri l'ho fatto. Naturalmente aumentando o diminuendo le catenelle potrete farlo più spesso o meno spesso. Il mio è di 4 centimetri, eccolo. Proseguo ripetendo sempre lo stesso procedimento. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 8 maglie basse lavorate in costa.
Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Andiamo a vedere che ho raggiunto la circonferenza da me desiderata. Per quanto riguarda i bambini, con 84 righe ho raggiunto 49 cm. Per quanto riguarda gli adulti, con 101 righe sono arrivata a circa 54 cm. Ora semplicemente vado a chiudere in cerchio la striscia che ho fatto, vado a entrare qui nel primo punto che corrisponde alle catenelle e vado ad uscire qui in costa. Cerco di mettere a fuoco, eccolo, prendo il filo e lo faccio passare. Ora di nuovo entro nel secondo punto e vado a uscire qui in costa. Prendo il filo e lo faccio passare, praticamente faccio tutte maglie bassissime. Entro nel terzo punto e vado ad entrare in costa. Prendo il filo e lo faccio passare. Entro nel punto che segue e poi vado ad entrare in costa. E proseguo fino alla fine. Così ho terminato. Se stendete bene non si noterà molto. Se nel lavoro avete fatto una, massimo due righe in più, non vi preoccupate perché con una semplice riduzione, magari nella parte posteriore del cappello al primo giro, riuscirete a risolvere tutti i problemi. Da qui ora vado a fare una catenella, entro nel primo punto e faccio una maglia bassa. Segno l'inizio del giro. Naturalmente, se state realizzando un cappellino per un adulto, dovrete realizzare 102 maglie basse. Da qui, seguendo prima la parte bassa e poi la parte alta, vado a fare una maglia bassa, quindi sulla parte alta una maglia bassa. Sulla parte bassa una maglia bassa. Sulla parte alta una maglia bassa. Sulla parte bassa una maglia bassa. Sulla parte alta una maglia bassa. Alla fine del giro dovrete avere un multiplo di 6. Nel caso così non fosse, nella parte posteriore del cappello potete andare a fare una riduzione o un aumento. Terminato il giro, vado a togliere il marcatore e qui nel primo punto lavorato, quindi nella prima maglia bassa del giro precedente, vado a fare una maglia bassa.
e segno l'inizio del giro. Ora vado a proseguire, nel prossimo punto faccio un'altra maglia bassa. Nei prossimi 4 punti faccio 4 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. 1, 2, 3, 4. Di nuovo 2 maglie basse nei prossimi 2 punti. 1, 2 e ancora 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 2 maglie basse, 1, 2 e 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e di nuovo 2 maglie basse. 1, 2. Avrete capito che proseguo con 2 maglie basse e 4 maglie alte fino alla fine del giro. Vado a concludere il giro con 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Concludo così perché ora vado a ripartire, ricordatevi, ogni volta si riparte con una maglia bassa. Quindi inizio facendo in realtà non una ma 2 maglie basse, non vado ad entrare nel punto così come farei normalmente. Vado ad entrare, se notate, ogni maglia bassa ha una V, è composta da 2 fili che formano una V. Io entro qui. E faccio una maglia bassa. Faccio in questo modo perché se guardate sembrano delle V sovrapposte, voglio che vengano tutte V sovrapposte. Segno l'inizio del giro. Nel punto che segue, sempre entrando qui tra questi 2 fili che formano una V, faccio una maglia bassa. Proseguo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ora vado a saltare una, 2 maglie alte, vado a entrare qui sotto e vado a uscire al centro, così. Praticamente sono 1, 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, io vado a entrare qui al centro. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 2 maglie alte, 1, 2 e trovo la maglia bassa. Qui, sempre all'interno dei 2 fili che formano la V, entro e faccio una maglia bassa.
Nel punto che segue entro sempre nella V e faccio una maglia bassa e di nuovo vado a fare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Vado al centro delle 4 maglie alte, quindi ne salto 2, entro qui ed esco qui. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 2 maglie alte, entro nella V della maglia bassa e faccio una maglia bassa. Di nuovo una maglia bassa, ormai avete capito che tutte le maglie basse le vado a fare al centro dei due fili e di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Salto 2 maglie alte, entro da sotto, esco da sopra, quindi al centro delle maglie alte e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 2 maglie alte e faccio una maglia bassa qui dove trovo la V della maglia bassa del giro precedente. 1 e faccio un'altra maglia bassa. 2. Vado a ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Terminato il giro faccio le ultime 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e vado ad iniziare il giro 4, quindi tolgo il marcatore, entro nella prima maglia bassa, non entro qui dove ho tolto il marcatore, ma entro qui nella V, i due fili che fanno la maglia bassa, quindi entro e faccio la prima maglia bassa. In realtà ne andrò a fare 2, quindi 1 e segno l'inizio del giro. Nel punto che segue una maglia bassa. Ora vado a fare 4 maglie alte, quindi getto, sposto le catenelle qui, quindi getto, vado a entrare qui dove c'è la maglia alta del giro precedente, entro e faccio la maglia alta. 1, entro nella seconda maglia alta del giro precedente, 2, entro nella terza, 3, entro nella quarta, 4. Di nuovo 2 maglie basse qui dove trovo le maglie basse del giro precedente, vado a entrare all'interno della V. 1, 2 e di nuovo 4 maglie alte dove trovo le maglie alte del giro precedente, quindi sposto le catenelle, getto, entro e conto 1, 2, 3, 4. Ora vado a passare nella parte anteriore perché le maglie alte le vado a lavorare nella parte posteriore delle catenelle, invece le maglie basse le vado a lavorare qui nella parte anteriore dove trovo la V. Entro e faccio 2 maglie basse. 1, 2. Proseguo ripetendo 2 maglie basse nella parte anteriore e 4 maglie alte nella parte posteriore fino alla fine del giro.
Fatte le ultime 4 maglie alte, eccole 1, 2, 3, 4, inizio il giro che segue. Quindi tolgo il marcatore, vado ad entrare qui nella V della maglia bassa del giro precedente e faccio una maglia bassa. Segno di nuovo l'inizio del giro. Nel secondo punto faccio una maglia bassa e ora 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Vado a spostare queste catenelle, vado a saltare 2 punti, quindi 2 maglie alte, 1, 2, entro nelle maglie alte sotto ed esco qui al centro. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado a saltare 2 punti, quindi 2 maglie alte, 1, 2, e qui dove trovo le maglie basse all'interno della V al centro vado a fare una maglia bassa. Nel punto che segue una maglia bassa e di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Salto 2 punti, potete saltarli anche dall'alto. 1, 2, qui, entro ed esco qui. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Proseguo con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Salto di nuovo 2 punti, 1, 2, dove trovo la maglia bassa del giro precedente, entro all'interno della V e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa nel punto che segue, sempre al centro della V, e 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Salto 2 punti, 1, 2, entro sotto, esco sopra, una maglia bassissima, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 2 punti, 1, 2 e faccio 2 maglie basse, 1, 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Avrete capito che vado a ripetere queste 2 righe e tra poco vi faccio vedere che altezza dobbiamo raggiungere. Sono andata a ripetere le righe fino a raggiungere l'altezza. Per una bambina di 3-10 anni, da qui a qui dovrete avere 15 cm lavorati, mentre per un adulto dovrete avere 16 cm. Naturalmente, se potete andare a misurare il cappello sulla testa è meglio, sarete molto più precisi. Però approssimativamente queste sono le misure. Ora vado a fare le riduzioni e a stringere il cappello. Quindi ho concluso l'ultimo giro con 4 catenelle e ora inizio il giro che segue facendo 2 maglie basse. 1, 2. Come al solito segno l'inizio del giro, quindi la prima maglia bassa lavorata, e ora devo andare a fare delle riduzioni. Solitamente ogni 6 punti lavorati si fa una riduzione. Qui ogni segmento è composto da 6 punti, quindi faccio una riduzione ogni segmento. Ora vado a fare una riduzione, getto, entro nella prima maglia alta, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 asole insieme, getto, entro nel punto che segue, quindi nella seconda maglia alta, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 2, restano 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, così si è creato un unico punto, quindi ho fatto una riduzione. Poi vado a fare 2 maglie alte nei prossimi 2 punti, 1,
2. Così facendo, vedete, ho 1, 2, 3 maglie alte. Non sono 4, ho fatto una riduzione. Proseguo con 2 maglie basse, come sappiamo all'interno della V che si crea con i fili. 1, 2 e di nuovo facciamo una riduzione di maglie alte, quindi getto, entro nel punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 2 e poi chiudo 3 asole insieme. Proseguo con 2 maglie alte, 1, 2, di nuovo 2 maglie basse, 1, 2, ancora una riduzione, getto, entro nel primo punto, quindi nella prima maglia alta, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, getto, entro nel punto che segue, quindi la seconda maglia alta, prendo il filo, chiudo 2 e poi chiudo 3 asole insieme. Proseguo con 2 maglie alte. 1, 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Terminato questo giro, iniziamo quello che segue, nella stessa maniera, con le 2 maglie basse lavorate all'interno della V. Quindi entro, faccio la prima maglia bassa, segno l'inizio del giro, entro nel punto che segue, faccio un'altra maglia bassa. Ora vado a ridurre anche le catenelle, quindi nei giri precedenti ne facevo 4, ora ne vado a fare 3. 1, 2, 3. Vado a entrare al centro, praticamente qui dove c'è la maglia alta centrale. Ne ho 1, 2, 3. Io vado a entrare qui, in questa centrale, quindi entro, esco qui, è praticamente solo un filo, non so se riesco a farvelo vedere bene. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie basse, 1, 2, ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, vado ad entrare nella maglia alta centrale, quindi 1, 2, 3, faccio 1, 2, questa la seconda. Spero di riuscire a farvela vedere bene. Entro qui, sotto, trovate un buchino e uscite qui. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie basse. 1, 2. Proseguo con questa sequenza fino alla fine del giro. E anche questo giro è terminato. Quindi andiamo a fare il giro che segue iniziando sempre con una maglia bassa all'interno della V della maglia bassa del giro precedente. Quindi entro 1 e poi vado a fare la seconda maglia bassa.
2, così vedete sta avvenendo una striscia proprio precisa e vado a segnare l'inizio del giro. Continuiamo a chiudere il cappello, quindi iniziamo con una riduzione di maglie alte. Getto, entro, prendo il filo, chiudo 2, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3 e poi faccio una maglia alta nel punto che segue. Praticamente devo ottenere 1 e 2 maglie alte. Ora 2 maglie basse, 1, 2 e di nuovo una riduzione. Getto, entro nel primo punto, quindi nella prima maglia alta, prendo il filo, chiudo 2, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3. Questa è una maglia alta. Nel punto che segue, quindi nell'ultima maglia alta del giro precedente, faccio una maglia alta. Di nuovo 2 maglie basse, 1, 2 e ancora una riduzione. Chiudo 2 asole, getto, entro nel punto che segue, chiudo 2 e chiudo 3. Nel successivo una maglia alta. E di nuovo 2 maglie basse. 1, 2. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Nel giro successivo, come al solito, iniziamo con una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa nel secondo punto, segno l'inizio del giro che è sulla prima maglia bassa e ora vado a fare le catenelle. Se precedentemente ne ho fatte 3, ora ne vado a fare 2, quindi 1, 2, entro al centro qui come al solito e esco qui perché questa volta ho 2 maglie alte, 1, 2, questa è più grande, sembrano 2 ma in realtà è la riduzione, quindi 1, 2, entro al centro e faccio la maglia bassissima. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2 e 2 maglie basse, qui dove trovo la riga delle maglie basse. 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, entro al centro delle maglie alte, 1, 2, io vado ad entrare qui al centro e faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, 1, 2 e qui dove trovo la riga delle maglie basse faccio 2 maglie basse, 1, 2, proseguo ripetendo questo procedimento fino alla fine del giro. Fatte le ultime 2 catenelle, riprendiamo il giro con una maglia bassa. Segno l'inizio del giro, faccio un'altra maglia bassa
E ora vado a fare una riduzione. Praticamente ho due maglie alte qui, se riesco a farvele vedere. Se abbassate le catenelle ci sono sotto 1, 2 maglie alte. Io vado a fare la riduzione, quindi getto, entro nella prima maglia alta, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, getto, entro nella seconda, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3. Così ho un'unica maglia alta. Da qui sembrano due, però se guardate dall'alto è un unico punto. Poi 2 maglie basse, 1, 2 e di nuovo una riduzione di maglie alte, quindi entro nel primo punto, chiudo 2 asole insieme, getto, entro nel secondo punto, chiudo 2 e chiudo 3, 2 maglie basse, 1, 2 e di nuovo una riduzione, getto, entro nel primo punto, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 2 e chiudo 3. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Inizio il giro che segue sempre con una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa nel secondo punto. Ricordatevi sempre di entrare all'interno della V delle maglie basse, quindi qui. Ora vado a fare una catenella, vado a entrare qui al centro. Se vedete, questa è una riduzione, è solo una maglia alta, ma in realtà sembrano due, vedete, 1 e 2. Da sopra è una. Entro qui, esco qui al centro della riduzione praticamente, e faccio una maglia bassissima, una catenella e 2 maglie basse all'interno della V delle maglie basse del giro precedente, perché sto creando la striscia. Quindi entro 1, entro 2, una catenella, entro qui al centro della riduzione e esco qui, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, una catenella, 2 maglie basse all'interno delle maglie basse del giro precedente, 1, 2 e proseguo così fino alla fine del giro. Il buco diventa sempre più piccolo, quindi si riparte con una maglia bassa, sempre all'interno della maglia bassa del giro precedente, e segno l'inizio del giro. Faccio la seconda maglia bassa, ora vado a saltare la maglia alta, quindi questa non la lavoro, vado direttamente a lavorare qui dove c'è la riga delle maglie basse, quindi vado qui e faccio 2 maglie basse, 1, 2,
Di nuovo salto un punto, potete vederlo dall'alto, salto un punto e di nuovo qui dove c'è la riga delle maglie basse vado a fare 2 maglie basse, 1, 2, salto un punto, quindi in pratica da qui vado a saltare una catenella e un'altra catenella, se proprio vogliamo essere più precisi. Dall'alto, siccome andavo a lavorare le maglie alte, vado a saltare un punto e vado a fare 2 maglie basse, qui dove c'è la riga delle maglie basse. 1, 2. In pratica vado a lavorare le 2 maglie basse su tutte le righe che trovo con le maglie basse fino alla fine del giro. Terminato il giro, salto la maglia alta del giro precedente e inizio subito il giro che segue. Vado a fare 5 maglie basse e una riduzione, entrando sempre nella V della maglia bassa del giro precedente. Quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5. Nei punti che seguono faccio la riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Di nuovo 5 maglie basse e una riduzione, 1, 2, 3, 4, 5, nei punti che seguono una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Ora nel giro che segue vado a fare 6 maglie basse e una riduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo. Nel punto che segue prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Siccome voglio lasciare questo buchino per far fuoriuscire la coda, vado a fare ora 2 giri di maglie basse. Quindi semplicemente non vado più a entrare nella V, vado a entrare proprio nel punto, così.
quindi è più semplice. Entro e faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, in ogni punto faccio una maglia bassa, una maglia bassa, ripeto questo procedimento per 2 giri. Fatti 2 giri di maglie basse, vado a concludere con una maglia bassissima nel primo punto lavorato, quindi entro e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza e vado a tagliare il lavoro. Quindi andiamo a nascondere il filo. Andiamo a vedere come realizzare il fiocco. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i 2 fili. Ora vado ad avviare 25 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una maglia bassissima. Nel punto che segue faccio una maglia bassa, quindi entro, prendo il filo, chiudo tutte e 2 le asole insieme. Nel successivo una maglia mezza alta, getto, entro, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ora vado a fare 6 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole e chiudo le altre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora nel punto che segue faccio una maglia mezza alta, quindi chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nel successivo una maglia bassa. Ora nei prossimi 2 vado a fare 2 maglie bassissime, quindi 1, 2. Di nuovo ripeto la stessa sequenza, una maglia bassa, una maglia mezza alta, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi una maglia mezza alta, una maglia bassa,
e concludo la riga con una maglia bassissima. Ora vado a lavorare tutte queste catenelle nella parte opposta. Non vado a entrare nella prima, entro direttamente nella seconda e vado a fare una maglia bassissima. Proseguo con una maglia bassa, una maglia mezza alta, praticamente vado a ripetere lo stesso procedimento, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia mezza alta, una maglia bassa, 2 maglie bassissime, 1, 2 e vado a ripetere la stessa sequenza per l'ultima volta. Quindi una maglia bassa, una maglia mezza alta, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia mezza alta, una maglia bassa e una maglia bassissima. Ora vado ad unire così il fiocco. Vado a prendere praticamente qui questo punto non lavorato, questo filo, se vi ricordate l'ho saltato, e vado a fare una maglia bassissima. Ora proseguo, come dicevo non andiamo a staccare l'uncinetto, quindi inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 2 maglie basse, una in ogni punto. 1, entro nel punto che segue, 2. Ora dalla riga 3 alla riga 6, quindi per 4 righe, ripeto sempre lo stesso procedimento, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto per intero e faccio 2 maglie basse, una in ogni punto. 1, entro nel punto che segue, 2, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 2 maglie basse, una in ogni punto. Ora terminate tutte le righe, faccio il giro intorno al fiocco, quindi lo vado a girare così intorno, stringendolo anche un po', vedete? E vado a fare 2 maglie bassissime, quindi giro completamente il lavoro,
entro nel primo punto lavorato, entro nel corrispondente punto, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, entro nel secondo punto e poi vado a entrare nel corrispondente, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così ho chiuso il fiocchetto. Ora da qui posso andare a fare anche i due lati senza dover staccare l'uncinetto. Ora da qui vado ad avviare 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una maglia bassissima. Nel punto che segue vado a fare una maglia bassa, una maglia mezza alta e vado a concludere con 4 maglie alte lavorate una in ogni punto. Uno, due, tre, 4. Questa è una punta del fiocco. Entrate in un punto qualunque, qui come vi piace, quando vi piace l'inclinazione, e andate a fare una maglia bassissima, quindi prendete il filo e fate una maglia bassissima. Ora da qui faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare. Ora da qui vado a entrare qui nell'ultimo punto lavorato, vedete dove ho iniziato con le catenelle, vado a entrare qui, quindi in una maglia bassissima. Praticamente è la maglia bassissima di questa parte. Vado a entrare, prendo il filo, faccio un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio. Prendo il cappietto, lo faccio passare e vado ad avviare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio una maglia bassissima. Proseguo con una maglia bassa, nel punto che segue una maglia mezza alta, concludo con 4 maglie alte, una in ogni punto. Uno, due, 3, 4 e anche questo è terminato. Ora lo vado a posizionare come piace a me.
entro in un punto qualunque e faccio la maglia bassissima. Una catenella di sicurezza e taglio. Prendo l'ago semplicemente nella parte posteriore vado a cucire e a nascondere i fili in eccesso. Questi li potete utilizzare anche per andare a fissare il fiocchetto. Allora, il mio fiocchetto è pronto, potete metterlo o qui sul bordo del cappellino, altrimenti qui sul buchino. La cosa più carina è metterlo al contrario, perché sembrerà il fiocchetto della coda. Quindi io andrò a metterlo così. Naturalmente, come ho detto all'inizio della registrazione, se state realizzando questo cappellino per un maschietto, potete chiudere il buco continuando le riduzioni e non mettere il fiocchetto e verrà tranquillamente il cappellino per un maschietto. Quindi semplicemente vado ad attaccare il fiocchetto. Il tutorial è finito. Se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!